Ciao, ciao da Mr. Helmet. Oggi parliamo di Yamaha. A Yamaha non frega niente, ma veramente niente della MotoGP e della Superbike e della Dakar. A Yamaha non frega niente delle corse. La copertina del video è strana, è un rebus, ve lo risolvo io. La Yamaha molla. eh, ha già mollato. Allora, se vi piace tutto questo, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e scoprite come potete supportare Mr. Helmet con lo shop, le donazioni, i super stickers e super grazie e l'abbonamento a partire da 3 centesimi al giorno per i junior supporter. Chi invece vuole supportare Mr. Helmet un po' meglio, Super Supporter e Sugar Daddy hanno la chat broadcast dedicata nel proprio cellulare con tutte le informazioni più o meno in tempo reale, senza dover attivare nessuna notifica. Se vi piace tutto questo, non se vi piace che Yamaha sta mollando, se vi piace il tipo di informazione che facciamo. Allora, spieghiamo in MotoGP, nonostante il finto impegno e quello che viene fatto trasparire, non è nemmeno proprio lontanamente nei piani di fare una moto nuova. Perché? Adesso ve lo spiego, poi parliamo anche di Superbike e del resto. Allora, intanto conta molto l'essere giapponesi in una nazione in cui l'elettrico proprio non esiste, non è concepito, nonostante vi siano delle case automobilistiche che producono auto elettriche, ma le producono per noi. Si spinge sull'idrogeno in Giappone, e quindi anche tutta la ricerca, quella che interessa di più, è lì. Mentre invece c'è un tema in ballo dall'altra parte, e magari un giorno ne parliamo meglio, che vede Dorna ricevere pressioni da Volkswagen per passare ad una soluzione ibrida delle moto, a cominciare a pensare all'ibrido, da lì gliel'aveva anche accennato, a partire dal 2026. Ma 2026? Però avete capito bene, Volkswagen vorrebbe avere, diciamo così, un interessamento, i primi cenni di ibrido nelle moto dal 2026. E quindi cosa vuol dire? Che tu devi fare, nel caso decida di farlo, una moto GP nuova da zero, e quindi devi riprogettare il telaio, la fusione del carter motore, devi fare un V4, perché insomma nel caso devi fare un V4 Yamaha, e la devi fare subito. Però succederà qualcosa poi fra un paio d'anni, quindi devi spendere, intanto vi dico quanto costa progettare da zero una moto nuova. È stato calcolato che mediamente chi spende di più, chi spende di meno, a seconda delle risorse, dagli 11 ai 15 milioni di euro. Oggi come oggi questa cosa non interessa a Yamaha. Yamaha prende i suoi proventi, attenzione, non dalla vendita delle moto, ma da un mercato specifico che è il mercato thailandese, da cui arrivano il 70% dell'introiti. In Thailandia e limitrofe vendono camion di motorini. Attenzione a questa mossa: la faccia di Quartararo è sufficiente a vendere questi motorini. La faccia di Valentino Rossi, nominato ambassador Yamaha, fa tutto il resto, forse anche di più. Allora, non so voi se avete notato questa foto, è una foto terrificante, cioè questa è la foto dell'ambassadorship di Yamaha. C'è gente che aveva appena finito di lavorare, si vedono i tubi sotto, poi ce n'è un'altra dove il campo è un po' più ingrandito, con dove si è strette di mano, ma il contesto è lo stesso. Cioè a livello di brand e di marketing, questo è il massimo sforzo che fa Yamaha. È brutta per essere una foto di partnership, di ambassador di Valentino Rossi, che non è neanche in pantaloncini, non è neanche, insomma, non è una foto corporate. Ok, cosa vuol dire? Vuol dire che questa foto qui, che hanno visto milioni di persone, che sembra quella fatta da un motoclub qualsiasi, ma neanche, perché i motoclub che conosco io lavorano un po' meglio, è il massimo che a Yamaha interessa, perché funziona. Cioè questa foto hanno vista milioni di persone, quindi ci sono quelli che il pilota attualmente in carica, quindi Quartararo, stella, campione del mondo, poi c'è già campione del mondo, poi c'è Valentino Rossi, è inutile che ve lo debba spiegare, e questa cosa funziona. Allora, questa cosa fa vendere le motociclette, non serve vincere. Allora, quindi manca proprio l'input da parte del Giappone di dire alla squadra corse: oh ragazzi, facciamo la moto nuova. Vale per la MotoGP, per la Superbike e tutto il resto. E manca il coraggio da parte della squadra corsa, che spesso sono in Europa,
a dire guardate, facciamo la moto nuova, punto interrogativo. Siamo passati da 2 anni fa in cui Yamaha aveva vinto tutto, MotoGP, Superbike, aveva vinto il Super Sport, praticamente tutto, a quest'anno, l'anno scorso che è andato un po' meno bene, ha vinto il Moto America, la Super Sport, ma insomma ha cominciato a perdere terreno, ma non ci sono ancora gli effetti di quest'onda in Asia, dove l'onda è un po' più lunga, si continuano ancora a vendere quantità esagerate di moto e quindi non c'è il coraggio da parte della squadra corse verso il Giappone e né l'input dal Giappone verso la squadra corse di dire guardate spendiamo 15 milioni perché facciamo la moto nuova e ci mettiamo 2-3 anni per farla andare tutto il resto, se va bene, e poi magari cambiano le regole perché a metà investimento non fai neanche tempo a finire la moto che sei al 2026 perché l'anno prossimo è il 2024, arrivano le moto ibride, devi rifare tutto da capo. Quindi col progetto vecchio tutto quello che hanno fatto è fare Ambassador Valentino Rossi e poi continuano coi piccoli add-on, carene, marmitte, cosette che però su una moto vecchia, parliamo di MotoGP, hanno veramente poco senso perché sono cose secondarie. Quindi il progetto principale non si può cambiare, non si vuole cambiare, non serve cambiarlo. Sviluppo, fusione, progettazione, galleria del vento, non sapendo dove andrai a parare, non ha senso un investimento così. Magari da 2, 3, 4 anni cambia tutto e quindi le MotoGP, insomma, non so se l'avete notato anche voi, ma anche le altre case che stanno investendo di più nel motociclismo, nella MotoGP che sta diventando Europa centrica, ho fatto un video e ve lo linko. Sì, stanno investendo di più, ma non è che ogni anno cambiano la moto. Poi loro erano avvantaggiati, fra virgolette, dal fatto che i loro progetti erano più vecchi e quindi si sono trovati nei tempi giusti per farlo. Ma Honda e Yamaha, per esempio, devono pensarci bene a fare una situazione del genere, perché diciamo così, i regolamenti, la situazione dei regolamenti, anche le idee di Dorna non sono chiare, non sono stabili, il mercato non è molto limpido dal punto di vista della strada che sta prendendo. Quindi attenzione, anche altri fra 2-3 anni, 4 avranno gli stessi problemi che ha Yamaha adesso, cioè si va a cicli, no? Insomma, brutto da dire, però Yamaha Racing è in un momento di stallo, se ne frega delle corse perché non gli conviene, le moto si vendono comunque. Guardate anche la Dakar, nonostante diciamo fosse trainata dal Tenere 700, che è una delle moto che si vendono di più in Yamaha insieme alla Tracer, Yamaha Factory alla Dakar non c'è più e non hanno progettato neanche un 4,5 su base YZ, cioè non hanno fatto la nuova moto per i rally quando la moto più venduta è quella. Allora in questo momento quello che rende di più a Yamaha, quindi il mini max min, la massima, il minimo, diciamo così, la minima perdita con la massima resa e viceversa, è quello dei testimonial, perché l'onda è lunga e quindi tu hai Valentino Rossi giusto, hai Quartararo giusto, hai Peter Anselli, insomma i testimonial vari, quindi rende più una roba così dal punto di vista del marketing. Poi è chiaro che non è bello per gli appassionati puristi, però il mercato si allarga e anche l'audience si allarga e è fatta sempre meno di puristi e sempre di più di gente che non comprende Gas KTM, pensa che Gas siano Gas e non delle KTM ribrandizzate. Insomma, il pubblico bene o male che lo sa è sempre meno. Allora è anche giusto però, attenzione così, perché cioè, non è sbagliato, perché un'azienda deve prosperare o si deve suicidare? Deve vincere le gare e poi deve fallire oppure deve fare utile profitto e superare delle crisi? In questo momento i soldi si fanno così, vendendo le moto, si sono sempre fatti così, però si fanno anche con il marketing e quindi Yamaha subisce questa pressione qui. Ha anche dei rapporti, lo sappiamo, di sudditanza con Toyota, che ha dichiarato chiaramente qual è la strada da intraprendere. Okay? Questo per quanto riguarda la MotoGP. Quindi Yamaha molla, ha già mollato, non vuol dire che se ne va. Questo potrebbe succedere, ma non lo so, non è questo il tema del video, ma sicuramente ha già mollato, è già demotivata. E invece in Superbike uguale. La R1 è un progetto del nonno, ormai ha qualche anno, cambiano piccole cose, lo vedete, la moto è quella, ma lo vedete che non è più, sia per la MotoGP che la Superbike, la Yamaha non è più la moto a livelli di avanguardia, di aerodinamica, di situazioni paragonabili alle concorrenti. No, per esempio l'aerodinamica tu gli puoi anche mettere le alette, ma se le metti su un progetto vecchio
non si, no? Fra l'altro adesso se dovessero sviluppare un'aerodinamica si troverebbero in un controtendenza, perché le case sono arrivate all'apice e hanno già l'ha dichiarato Aprilia di voler fare un passo indietro dell'aerodinamica, quindi sei sempre a inseguire, ok? Allora, torniamo alla Superbike, cambiano piccole cose ma la moto è quella, se ne è accorto Razgatlioglu e ha capito che al di là dei soldi, dei progetti, del fatto che l'hanno fatto incazzare, non c'erano i presupposti, non c'erano le prospettive per crescere e migliorare. L'R1 io non so se la faranno, non se ne vendono, e quindi bisogna capire come si potrà andare avanti. Quindi cosa c'è Yamaha? Da una parte c'è Quartararo ingessato nella sua prigione dorata da 9 milioni all'anno più i premi, più gli sponsor, dall'altro Toprak che se n'è andato. E paradossalmente Yamaha, e soprattutto in Superbike dove sta meglio come piloti, perché è piena di piloti, no? Sappiamo che ha Gardner, sappiamo che ha Aigerter, sappiamo che ha anche Baldassarri, sappiamo che ha gente della Supersport, quindi tendenzialmente problemi non ne ha. Ma quindi solo Yamaha, anche Honda, ma non si sta comportando diversamente, anche se qualcuno dice ma dai, non è strano che ha fatto fare un telaio a Kalex, è successo anche altre volte, ok, però in altri tempi Honda avrebbe rifatto la moto. Adesso poi un po' Marquez che non si sa se è a posto, un po' anche loro i regolamenti, un po' Repsol che non si sa se rimane, un po' comunque Tokyo eccetera eccetera. Anche Honda vedete che sta praticamente non mollando, però la motivazione è diversa. Addirittura è notizia di oggi, la Kawasaki non fa la 8 ore di Suzuka, che è la gara per la quale i giapponesi si ammazzano e una volta rinunciavano ai campionati interi per concentrarsi su quello. Kawasaki non la fa per concentrarsi, dice, sulla Superbike, ma anche lì la moto è quella che è. Faccio una sintesi, ragazzi, detto fra noi, i giapponesi se ne stanno sbattendo altamente i conigli, vivono sugli allori, stanno cercando di spendere il meno possibile ottimizzando e se ne fregano mentre continuano a vendere nei paesi dove sono leader, quindi Sud America, parte dell'Africa per certe cose dove non ci sono i prodotti cinesi, la certa Asia, quantità industriale di moto che pagano abbondantemente le bollette e consentono a queste aziende di stare testa bassa, basso profilo fino a che la situazione non si delinei chiaramente. E in questo Dorna non aiuta, ma è un altro discorso. Quindi in teoria è giusto che Ducati, KTM, Aprilia rincorrano, cioè vadano avanti dal punto di vista tecnologico, siano pionieri, spendano di più, investono di più, ma perché devono rincorrere dal punto di vista della rendita, cioè dell'onda lunga che ancora premia i giapponesi. Ok? Quindi tempo fa io ho fatto un video, e poi ve lo metto qui linkato, dove vi spiego il trend della MotoGP che diventa europacentrica, ma è un fatto di cicli, no? Perché il Giappone ancora domina dal punto di vista del brand, del nome in alcuni paesi dove magari la Aprilia non la conoscono, la Ducati vende moto premium e la KTM si sta sì imponendo ma ha bisogno di tempo. Quindi quello diciamo così che è importante capire è che in Giappone, vi sintetizzo ancora, nessuno si vuole prendere la responsabilità dalla squadra corse all'azienda di andare a chiedere del budget per vincere delle corse, delle battaglie che non si sa con che armi si combatteranno. I giapponesi sono fatti così, poi quando devono mollare mollano. E dalla fabbrica alla squadra corse nessuno gli dà l'input e gli dice oh guarda che l'anno prossimo facciamo la moto nuova, perché in realtà la fabbrica le moto le vende lo stesso e la MotoGP è in un momento di cambiamento e quindi non si rischia. Quindi il Giappone dovrebbe chiamare la squadra racing e dire oh facciamo la moto, non glielo dice. Alla fine qual è la notizia? Che di qua a fine anno potrebbero cambiare delle cose, succedere delle cose strane, ma non è che, ripeto, Yamaha molla, ha già mollato per quanto ci riguarda. Il ritiro potrebbe essere solo, se dovesse succedere, una conseguenza del fatto che abbiamo già visto, e l'avevamo visto già con Suzuki. Allora, cosa succede nel mercato? Nel mercato, perché a tutti interessa questo, in MotoGP segheranno probabilmente Morbidelli, prenderanno uno a cui dare dei soldi, che però rispetto ai costi di fare una moto nuova saranno spiccioli, ovvero magari prenderanno Martino o qualcuno del genere, così. E in Superbike abbiamo detto sono pieni di piloti, a Gardner
Gerter, Gardner, Locatelli, Baldassarri e chiunque possono promuovere dalla Supersport. Quindi tendenzialmente è un non problema, cioè il problema di Yamaha, ma anche Honda, perché poi in tono minore, ma la situazione si riflette anche per Honda, il problema è quello della moto. La moto non c'è e non ci sarà. Poi quello che succederà è una conseguenza. Ripeto, l'eventuale scomparsa di Yamaha e o Honda dalla MotoGP, di cui ogni tanto si parla, non è la causa di un problema che la MotoGP avrà, perché la MotoGP poi in qualche maniera sopravvive sempre, non è la stessa ma sopravvive sempre, ma è la conseguenza di un problema di un mercato che non è chiaro e di una Dorna che non è chiara e che non dice investite pure perché tanto fra 4 anni avremo ancora questo tipo di motociclette qua. Non si è decisa, quindi giustamente i giapponesi, che non sono stupidi, prendono le loro contromisure. Ok, questa era la spiegazione. Molla vuol dire che ha già mollato. Ora bisogna vedere a che livelli. Ciao da Mr. Helmet.